così questa chitarra mi soddisfa pienamente. Ho cambiato i pick up, sono stato di parola come avevo promesso in questo video e anche nel precedente, e la chitarra ovviamente è cambiata. Io non amavo i single coil che aveva prima, ora qui P90 devo dire sono felice. Ho cambiato i P90, cioè ho cambiato, scusate, i pick up con dei P90, già che avevo delle cose in casa le ho messe, visto che così la chitarra è ancora più performante. Ecco, diciamo l'unica spesa sono stati i pick up, le cose le avevo in casa, tipo il ponte ce l'avevo da più di un anno e l'ho messo. Ecco, diciamo, se voi avete intenzione di cambiare solo i pick up, c'è un percorso che riguarda soprattutto il battipenna, perché non è quello originale, non va bene. Ecco, poi lo vediamo. Ecco, vediamo un po' appunto come siamo arrivati a questo e ovviamente la sentiamo anche all'opera come suona. Ecco, vi chiedo prima, ovviamente, se già non lo siete, di iscrivervi al mio, al mio canale, al mio canale, e mi date una grossa mano perché ne ha veramente bisogno. Grazie, andiamo e buona visione. Come avevo promesso, questa è la JA del 25esimo anniversario della Harley Benton, la chitarra che, come ho spiegato nei vari video precedenti, un paio di video che ho fatto, mi piaceva moltissimo. L'ho presa perché appunto mi piaceva, ma sapevo già che l'avevo presa per cambiarci i pick up, perché il modello originale aveva i single coil, ecco, e i single coil della Roswell in quel caso non mi piacevano. Quando l'ho suonata sono rimasto un po' così, diciamo, per alcune cose andavano anche bene, ma per molte altre, ad esempio sui distorti, erano molto sottili, molto il pick up al manico impastava un po', per cui come avevo già in progetto li ho cambiati. Assieme ai pick up ho cambiato un altro bel po' di cose, però l'unica spesa che ho fatto sono i pick up, il resto avevo tutto in casa. Comunque adesso è così e prima era così. Sinceramente a me adesso piace molto. Ho cambiato i pick up, ho messo due Tone Rider Hot 90, e Tone Rider per me sono una sicurezza, suonano da Dio e costano poco. E avevo in casa un ponte della Duesenberg e l'ho messo, ce l'avevo da più di un anno, l'avevo messo su un'altra chitarra, poi l'ho tolto e ci sta bene, secondo me proprio ci sta molto bene, ecco, e suona anche bene. Avevo in casa due string tree della Graphtec e li ho messi. Avevo in casa un roller bridge e l'ho messo. Avevo in casa due potenziometri belli grossi neri e li ho messi. Avevo in casa il kit della Harley Benton da 90 euro che suonava sorprendentemente molto bene, mi divertivo molto a suonarlo e ho adattato il battipenna di questo kit, l'ho adattato appunto a questo. Infatti nel kit ci sono i P90 e questa è un po' un'assurdità che Harley Benton non abbia pensato a fare un modello JA con i P90, perché alla fine ce ne sono molti in commercio. Quei single coil a me sinceramente non piacciono. Vabbè, comunque il battipenna l'avevo modificato e quello originale appunto restava il buco, ci ho messo una vernice dorata che sotto le luci artificiali si vede abbastanza, dal vivo è molto meno evidente, a me non disturba. Bene, mi inserisco un secondo sul discorso del battipenna. Questo è l'originale, vedete che è perfetto, basta rimetterci i pick up e tutto torna come prima.
Il problema è che questi buchi sono enormi, i P90 ci stanno veramente larghi, magari a qualcuno non gliene frega niente, gli va bene lo stesso. Io insomma ci tenevo che la chitarra avesse una sua estetica oltre che suonare meglio, per cui ho preso il battipenna del kit. Ho provato dappertutto, Amazon, altri siti, strumenti musicali, Thomann, ho provato dappertutto, non si trova il battipenna P90 che si possa adattare alla JA. E l'unico posto dove si trova è su AliExpress, dove alla fine ti mettono 50 tipi di battipenna proprio compatibili Harley Benton, però se ne prendi uno lo paghi 34-35 euro, adesso non ricordo, so che quando ho visto il prezzo ho detto no, non esiste, insomma. Proverò a chiedere a Thomann se magari me ne manda uno di ricambio del kit, così poi ripristino anche il kit e tutti siamo felici e contenti. Ok, ecco, questo era forse il problema maggiore che ho incontrato in questa modifica, e lo dico anche a voi perché si presenterà anche a voi. Ripeto, se vi va bene così non c'è nessun problema, però se volete un'estetica migliore dovete per forza anche voi provate a chiedere a Thomann, insomma, è l'unico, o se no 34 euro su AliExpress. Andiamo avanti. Nel caso dovessi un giorno venderla questa chitarra, posso ripristinarla e farla tornare originale veramente in mezz'ora, non c'è problema. Ecco, cos'altro? Niente, diciamo, adesso mi soddisfa veramente, c'è una grossa differenza rispetto a prima e c'è una grossa differenza anche, a mio parere, anche di suono e di suonabilità. Non lo so se è una cosa psicologica, ma mi sembra che così suoni molto meglio, anche sia più facile da suonare. A parte che questo manico è veramente ottimo, satinato, è un acero tostato veramente buono. Ecco, andiamo ora a sentire la differenza fra queste due chitarre.
Ecco, dopo aver sentito i suoni puliti, confermo l'impressione che avevo anche nel video precedente, che i Roswell danno il meglio di loro stessi nei suoni puliti, i single coil della Roswell. Si sente la differenza fra appunto i single coil e i P90. I P90 a mio avviso hanno un suono più corposo, più pieno, più diciamo ricco di frequenze medie, cosa che manca nei single coil e si sentirà ancora di più sui distorti. Mi piacciono i P90 proprio perché, come sapete, sono una via di mezzo fra i single coil e gli humbucker. I P90 hanno molti più avvolgimenti e appunto si piazzano a metà fra le due categorie. Possono dare la cattiveria degli humbucker, ma anche la cristallinità, diciamo, dei single coil, per cui amo molto questi pick up e questa chitarra a mio avviso ci sta guadagnando. Andiamo a vedere se ci guadagna ulteriormente anche nei suoni più distorti e ancora più distorti. Anche nei suoni crunch la differenza si sente, non è eccessiva però c'è, al di là del fatto appunto che i P90 hanno un suono più grosso come deve essere. La differenza a mio giudizio si ha nella definizione, soprattutto diciamo negli accordi. La definizione del suono dei single coil della Roswell è meno chiara rispetto ai P90 della Tomb Raider. Io trovo che gli accordi dei P90 siano molto più definiti e chiari rispetto ai single coil. Qui appunto avendo una distorsione maggiore rispetto ai puliti, i single coil
cominciano a dare qualche segno di debolezza, a mio avviso. Proviamo ora a aumentare ancora di più la distorsione, non è una cosa eccessiva, però è un po' più distorto, e vediamo ancora come si comportano entrambi i pick-up. Bene, anche con i suoni, diciamo, ancora più distorti, la differenza risulta ancora maggiore. Avrete notato anche voi, appunto, come dicevo prima, sui suoni crunch, la definizione dei P90 rispetto ai single coil della Roswell, che tendono sinceramente a impastare un po' troppo il suono, a mio giudizio. Ovviamente questo è un mio gusto personale. Questo non toglie che i single coil della Roswell possano piacere, e qua ci sta tutto, ognuno è diverso dall'altro. Il mio gusto è molto più orientato verso questi P90, e che a mio giudizio danno molto più valore, rendono molta più giustizia a questa chitarra, che insomma merita, per tutto il resto merita assolutamente di essere promossa a pieni voti, sia per la costruzione, per i legni, per la qualità e tutto il resto. Capisco Harley Benton che abbia dei contratti, abbia delle joint venture con la Roswell, ma io in queste chitarre del 25esimo anniversario avrei messo Tesla su tutta la linea,
che sono appunto gli altri pick-up che usa spesso Harley Benton. I Tesla decisamente sono un gradino in più. Non ho mai sentito i P90 della Tesla e sarei curioso di sentirli. Spero che prima o poi Harley Benton produca una chitarra con i P90 della Tesla, anche se mi dicono che i P90 della Roswell non sono male, non li ho mai provati, devo dire la verità. Ecco, finiamo questo video che è diventato bello lungo, però alla fine ci tenevo a farvi vedere come questa chitarra con un cambio di pick-up può diventare veramente una chitarra di livello molto superiore. Ecco, il discorso del ponte, quelle cose lì, si può anche sorvolare, cioè va benissimo il ponte originale e non è escluso che io lo rimetta, perché effettivamente questo Duesenberg in questa chitarra non rende agevolissimo suonare. Lo metterò su un'altra chitarra nella quale sarà più semplice, magari tornerò col suo ponte originale. Ecco, la chitarra è questa, è finita qui. Questo lungo video è finito e vi ringrazio ancora per aver guardato. E se volete, se ci siete magari 1 o 2 su 100 di voi arrivato fino a qui e non è iscritto, per favore iscriviti, ne vale la pena. Ok, alla prossima che sarà fra non molto e ci vediamo presto. Ciao!